Per 4 minuti, circa 4 minuti durante Borussia Dortmund-Inter 0-2, l'Inter di Christian Chivo è stata direttamente qualificata agli ottavi di finale di Champions League, quindi tra le migliori 8 squadre d'Europa, ma poi gli ultimi risultati, gli ultimi gol nei minuti finali delle varie partite hanno creato quella combinazione che spedisce l'Inter al playoff. Da testa di serie, ma che comunque porterà l'Inter a dover giocare 2 partite in più a febbraio contro una tra Bodo Glimt e Benfica, e tra poco ci arriveremo. Un Inter che però, secondo me, nonostante non abbia ottenuto e raggiunto quello che era un obiettivo comunque stagionale di stare tra le prime 8, come aveva dichiarato Christian Chivu, può, secondo me, trarre un bilancio positivo da questa prima fase del percorso in Champions League. E soprattutto, secondo me, anche qua è una mia opinione, aspetto anche la vostra, esce da questa partita di Dortmund con delle convinzioni molto importanti, convinzioni che però andranno ulteriormente rinsaldate e rinforzate da un mercato che proprio in queste ore si sta infiammando, con aggiornamenti su Moussa Diaby, su Perisic, su Luis Enrique, che ha un'offerta sul tavolo molto importante, ma non soltanto. E allora mettiamo tutto insieme in questo nostro format che arriva il giorno dopo la partita, con 5 cose che potresti non aver visto in Borussia Dortmund-Inter, oggi in un format un pochino diverso perché unisce dati, mercato, notizie e anche considerazioni più ampie. Quindi ben ritrovati, amiche e amici interisti, in questo nuovo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione subito, clic sul tasto iscriviti, dai, è gratis, stiamo volando verso i 99.000 iscritti e il traguardo dei 100.000 è sempre più vicino. Partiamo dal mercato, allora, che è il tema caldissimo, perché c'è stato un aggiornamento con Marotta che ha parlato prima della partita e degli sviluppi proprio in queste ore, in questo che è un giorno decisivo su diversi fronti. Marotta intanto ha dato più o meno 3 notizie, secondo me, nel suo discorso prima della gara contro il Borussia Dortmund. Innanzitutto ha confermato che si sta lavorando su vari profili e si sta lavorando su Diaby. Tra l'altro, parlando di Diaby, secondo me si è lasciato andare un po' un mezzo sorriso, una faccia che ho messo anche a destra qua nell'immagine, che tradisce un pochino qualcosa. E soprattutto conferma che l'Inter sta cercando un rinforzo sulla destra, e aggiunge anche che non si preclude un investimento. Una frase molto politichese, comunque sicuramente c'è la solita strategia e le parole poi vanno confermate con i fatti, ma Marotta fa capire che l'Inter non si sente in emergenza sulla destra, ma sta valutando seriamente di intervenire lì, e questo lo diciamo da settimane. Sta valutando di intervenire innanzitutto con Ivan Perisic, partiamo da qua, al centro della nostra immagine. Oggi, giorno decisivo per Ivan Perisic, da quello che abbiamo saputo, nel pomeriggio è previsto un incontro tra Perisic e il PSV Eindhoven, perché Perisic vuole spingere, vuole forzare la mano per lasciare Eindhoven e tornare all'Inter, dove ha un accordo già raggiunto totale con il club nerazzurro. Inter che è pronta anche ad investire una piccola cifra, comunque a dare un indennizzo al PSV Eindhoven, che è fuori dalla Champions League e praticamente è in volata solitaria per la vittoria del campionato, e quindi l'Inter vuole far leva su questa cosa con il PSV Eindhoven, che però non è così ben disposto ancora. Quindi l'incontro di oggi sarà decisivo per capire se si potrà sbloccare questa situazione o no. Situazione che non è alternativa a Diaby, o meglio, nei piani dell'Inter in questo momento c'è l'idea di provare a prendere Ivan Perisic se si sbloccherà col PSV Eindhoven, e di portare comunque avanti il discorso per Moussa Diaby. Ne abbiamo parlato già in un contenuto di ieri. Marotta ha confermato questo sondaggio parlando di operazione molto difficile, molto complicata, certo, perché la Littijad deve aprire ad un prestito con diritto di riscatto che l'Inter vuole impostare al termine di questa stagione. L'Inter sta lavorando su questi 2 fronti. Aggiungo che entrambi non sono semplicissimi, l'Inter ci sta provando, ma nel frattempo l'Inter sta valutando anche almeno un altro profilo che è da tener d'occhio in maniera calda dietro le quinte, che potrebbe uscire fuori nel caso in cui non si dovessero concretizzare questi affari. Questo perché nel frattempo c'è un'offerta da circa 30 milioni di euro per Luis Enrique, che ha avuto un'offerta molto importante dal Bournemouth, e l'Inter, in caso di doppio acquisto, sarebbe disposta a far partire il brasiliano, che per me ieri un po' di imprecisioni, un po' di cose, ma non ha poi fatto una bruttissima partita, e ne parleremo tra pochissimo. Quindi questa è la situazione attuale sul mercato, con l'Inter che ha messo nel mirino un innesto offensivo. Diaby non è un quinto nel senso tradizionale del termine, anzi è più un'ala, mancino, a piede invertito, porta con sé dei dubbi quindi a livello di incastro tattico rispetto a quello che siamo abituati a vedere. C'è da dire però che è abbastanza evidente che Chivo e l'Inter stiano ragionando su un'evoluzione tattica da qui alle prossime settimane, e magari soprattutto nella prossima stagione, e quindi ragioniamo in quest'ottica qua, secondo me. Andando avanti, dopo aver parlato di mercato, ecco, citavo anche Chivu
Chivu che per me, ragazzi, non so che ne pensate voi, però se lo merita il mercato, se lo merita un nuovo innesto, se lo merita un qualcosa in più da questo mercato, perché anche ieri dopo la partita non sbaglia una dichiarazione, ha fatto leva sul concetto di umiltà, ha difeso e ha esaltato Sommer, Diouf e Luis Enrique, 3 nomi non a caso fatti dal tecnico che ha detto abbiamo quello che ci siamo meritati in Champions League. E questa è una chiave che secondo me è interessante, tra poco la sviluppiamo. È un Inter che con Chivu secondo me alla sua prima partecipazione in Champions ha fatto bene. Il rammarico, ecco, diciamo che è giusto secondo me ricordare che siamo stati derubati con il Liverpool per il rigore inesistente dato a Florian Wirtz. Dall'altro lato, se vogliamo proseguire nel percorso di crescita che Chivu sta portando avanti, dobbiamo secondo me far leva sul rammarico per quello che è stato il match con l'Atletico Madrid. È lì che bisogna trovare gli elementi, gli spunti per crescere. È lì che l'Inter ha trovato gli elementi, gli spunti per crescere, perché per me l'Inter che abbiamo visto contro l'Arsenal e Borussia Dortmund è un Inter in grande crescita rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime apparizioni o comunque nei primi big match come quelli contro Atletico e Liverpool. È un Inter che quindi in questa partita secondo me non ha fatto una partita clamorosamente brillante, ma l'ha gestita, consapevole che sarebbe potuta venire fuori alla lunga. Ha avuto delle difficoltà a sviluppare con qualità in mezzo al campo, e tra poco ne parliamo, ma poi alla fine la va a chiudere in uno stadio in cui, lo ripetiamo, una squadra come il Borussia Dortmund che quest'anno ha segnato 57 gol in tutte le partite, in casa non perde praticamente mai, una sola sconfitta nelle ultime 21 partite di Champions prima di questa gara qua. Arriva l'Inter, è una squadra con un grande potenziale offensivo, fa creare praticamente 0 occasioni, quella di Guirassy e un ottimo intervento di Sommer e nient'altro, e poi l'Inter la punisce 2-0 nel finale. Quindi non brillantissima, ma è un big match, è una vittoria che secondo me non bisogna sottovalutare questa, perché può servire veramente molto alla testa dei nostri ragazzi. E a tal proposito, dicevo delle difficoltà a centrocampo. Ieri abbiamo un po' risposto anche a McTominay che faceva questo discorso, vediamo cosa fa l'Inter senza Barella, senza Bastoni, eccetera, eccetera. L'abbiamo visto, l'Inter senza Barella, Çalhanoğlu, Dumfries, con Lautaro e Bastoni in panchina, vince a Dortmund. Lo fa con un centrocampo dove ieri avevamo un po' sollevato il tra virgolette allarme Piotr Zielinski, l'abbiamo chiamato un tour de force Piotr, che da inizio dicembre in poi sta giocando tantissimo. Queste sono le sfide che ha giocato praticamente tutte da titolare: Como, Liverpool, Genoa, Bologna, Atalanta. A gennaio poi la cosa sta diventando ancora più evidente. Il Bologna contro il Parma, unica partita in cui è subentrato, 21 minuti a gara in corso, poi Napoli titolare, Lecce, Udinese, Arsenal, Pisa, Borussia Dortmund sempre titolare spremuto. Ieri secondo me è sembrato un pochino stanco e con le assenze che ci sono in questo momento sembra che dovrà giocare ancora molto. Nel frattempo è stato molto bello, importante il gol di Diouf, molto bella l'esultanza con tutto il gruppo, mi è piaciuta tantissimo. Un Diouf che però da mezzala deve ancora convincermi del tutto, ma è evidente che porti delle cose differenti a questa Inter. Dei segnali da Sucic, anche se non ha fatto un partitone clamoroso. Frattesi secondo me ha dato un po' di scossa entrando a gara in corso. Anche lui è un giocatore che quando viene coinvolto fa sempre succedere cose, come dico. Soprattutto per me partita comunque in mezzo al campo molto sottovalutata quella di Henrikh Mkhitaryan, che ha fatto per me una grande partita partendo un po' più da trequartista come ruolo di competenza. Poi si è abbassato, è stato tra i migliori in campo per dati anche difensivi, comunque 77 palloni giocati, 3 dribbling riusciti su 3, è stato il miglior dribblatore di questa partita, 7 contributi difensivi e 7 duelli vinti su 9, più 7 palloni recuperati. Prestazione molto solida di Mkhitaryan, che tornava da ex in una versione rinnovata rispetto a quella che avevano imparato a conoscere a Dortmund, nella notte in cui intanto, sempre a proposito di centrocampo, Aleksandar Stankovic col Club Brugge di nuovo migliore in campo, doppio assist più gol. Brilla ancora la stella di Aleksandar Stankovic, ce lo aspettiamo in un futuro ormai prossimo all'Inter, chiaramente. Tornando al terzo spunto che volevo sottoporvi, avevo citato prima Luis Enrique. Curiosamente i dati dicono che l'Inter ha attaccato di più sulla destra, questo perché anche loro sulla destra erano piuttosto forti, mentre a sinistra Ben Sebaini molto ruvido, molto falloso. Ieri manca qualche cartellino secondo me nei confronti dei giocatori del Borussia Dortmund, però dietro hanno un pochino sofferto di più e Luis Enrique, come detto, non è partito benissimo, si è sbloccato con un primo cross più o meno sul finire del primo tempo, poi nel secondo tempo qualcosina di meglio lo ha fatto.
tutto, e quindi qualche buona cosetta l'ha fatta, anche se come al solito diciamo che la sensazione di maggior pericolosità arriva ancora una volta dalla fascia sinistra, dove Bissek ha fatto il bastoni quasi in tutto e per tutto, nel senso che Bissek è stato nel ruolo di bastoni il giocatore con il maggior numero di palloni toccati, quello con il maggior numero di respinte difensive, ha fatto una partita abbastanza solida con qualche piccola sbavatura all'inizio, ma poi con le sue caratteristiche magari non pulitissimo, ma è utile ed efficace. Magari ecco, rispetto a Bastoni poi non ha quasi per niente il sinistro, quindi non è andato sul fondo, veniva un pochino di più verso il centro. Buona prova in Germania, sotto gli occhi magari della nazionale tedesca, anche di tanti familiari che erano lì. Però ecco, ha funzionato soprattutto come al solito Federico Di Marco da quel lato, che sta avendo dei numeri, ragazzi, impressionanti. Prima volta da titolare con la fascia da capitano al braccio, mi ha gasato particolarmente. La punizione è un gioiello. Di Marco ha segnato 4 degli ultimi 6 gol su punizione diretta dell'Inter, per farvi capire la sua importanza in questo fondamentale, e dalla stagione 21-22 in poi vedete questo dato con la contribuzione in termini di gol e assist nell'Inter, cioè ogni quanti minuti fornisce un gol o un assist, almeno, quindi porta ad un gol dell'Inter. Ecco, stagione 21-22 era circa 379 minuti, 22-23 226 minuti, 23-24 192 minuti, la 24-25 la scorsa 272 minuti, quest'anno stagione 25-26 ogni 173 minuti fa un gol o un assist, cioè ogni 2 partite almeno un gol dell'Inter lo porta Federico Di Marco. È la sua miglior stagione in questo momento a livello di contribuzione offensiva, sta facendo una stagione veramente, veramente devastante. Ora, per l'Inter, ultimo punto da tener d'occhio riguarda il sorteggio che ci sarà domani, venerdì 30 gennaio, lo seguiremo in diretta qui su Passione Inter dalle 11:30, mi raccomando, con anche il club di Passione Inter in collegamento, quindi vi invito a scannerizzare il QR code in alto per partecipare alle nostre dirette, ai nostri contenuti, alla chat che è caldissima in queste ore. Come detto, l'Inter è capitata nell'accoppiamento con una tra Bodo Glimt e Benfica. Entrambe hanno le loro insidie. Il Benfica di Mourinho, passato all'ultimo con il gol clamoroso di Trubin sul Real Madrid, il gol del portiere nel finale. Benfica che come livello tecnico è sulla carta superiore ad un Bodo Glimt, che ha sempre questa insidia di una squadra che comunque quando gioca bene, ha fatto dei risultati anche abbastanza clamorosi come la vittoria col City, è passata a Madrid e non soltanto. No, Madrid no, scusate, confusione, mi son confuso un attimo. Comunque passato l'ultima vittoria col Manchester City, risultati molto importanti. Dicevo Bodo Glimt che ha soprattutto quel fattore campo dove in casa crea un po' problemi a tutti quanti, questo campo sintetico, e giustamente ieri sera nel club con il nostro Matteo dicevamo, ci ricordiamo l'ultima volta sul sintetico l'Inter con lo Young Boys fece una partita abbastanza brutta perché comunque cambia le condizioni. Poi il playoff si inserirà nel calendario subito dopo la partita contro la Juventus, anche la Juve sarà al playoff, quindi anche per loro vale questa cosa. Quindi ci sarà Inter-Juventus, andata del playoff in trasferta, quindi o Lisbona o Bodo. Poi Lecce-Inter e quindi il ritorno che si giocherà in casa dell'Inter in quanto testa di serie e poi Inter-Genoa. Questo è il calendario. Nel caso in cui l'Inter dovesse superare il playoff, ci sarebbe poi un altro sorteggio che decreterà chi sarà il nostro avversario agli ottavi, una tra Sporting o Manchester City. Quindi ci può andare benino con lo Sporting, oppure più complicato sicuramente col Manchester City nel caso in cui dovessimo passare il turno. Ora, non ci vogliamo proiettare troppo avanti, però per concludere volevo condividere con voi questa sensazione, questo parere, non so che ne pensate voi. Io vedo un Inter in crescita che però addirittura non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, perché dicevo degli infortunati, ma oltre agli infortunati noi non abbiamo ancora visto, per esempio, il miglior Barella nel suo prime, per quanto per me non stia facendo veramente male come dicono tanti. Non abbiamo visto il miglior Thuram ancora in questa stagione. Bonni ieri lo stesso non mi è piaciuto tantissimo, ma è un giocatore che possiamo integrare ancora di più. È un Inter che può fare e deve fare, spero che faccia qualcosa sul mercato in questo finale. Quindi è un Inter che è cresciuta in consapevolezza, in gioco e non solo, e ancora non ha espresso il suo pieno potenziale. Quindi è giusto, secondo me, comunque tenere d'occhio anche questi accoppiamenti, onorare anche ovviamente questa Champions League, anche se per qualcuno, l'ho già letto nei commenti, significa temere di replicare la scorsa stagione di un Inter che potrebbe ritrovarsi a rincorrere tutti gli obiettivi per poi rimanere col cerino in mano. Ecco, io resto
resto dell'idea, dal mio punto di vista quest'anno mi sento molto focussato, come dice Christian Chivu, sul campionato, nel senso che spero davvero di prendermi questo scudetto e vorrei tanto questo scudetto, però il DNA dell'Inter lo vediamo, è un Inter forte, un Inter che può crescere, che può davvero provarci di nuovo ad andare avanti in tutte le competizioni, a farlo comunque con il tentativo di andare avanti. E poi quello che verrà lo vedremo. Ovvio che spero davvero di prendermi lo scudetto, ma in questo momento è un Inter che mi dà delle buone sensazioni di poter fare davvero bene se continuerà su questa crescita e se arriverà anche del mercato. Per cui proviamoci, andiamo avanti, aspetto anche la vostra, ne discuteremo anche nel club con tutta la nostra community. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.